The region of Friuli is in the northwest corner of Italy, on the border of Austria and Slovenia. The Alps tower in the distance. The mountain lakes are ice cold and a vivid blue. Friuli is known for its air-dried cured ham, prosciutto di San Daniele, and for its traditional dishes like Tisch in braide, made with corn flour and a milk cheese sauce, which are being rediscovered. The four Misana sisters took over the farm from their parents. For them, the local recipes form a large part of continuing traditions. In realtà sono poche le famiglie che ormai lo fanno, appunto perché diciamo che è una cosa un po' desueta. Filippo Bier is a good friend of the sisters. He is grand seigneur of a regional sausage speciality, which is tossed in corn flour. La qualità di questa farina è il profumo, il germe di grano che portano i sapori splendidi che può avere un prodotto così naturale. The Misana family farm lies on the edge of the medieval city Fagagna, in the heart of the Friuli region. Margarita Misana tends to the day-to-day well-being of the farm. She harvests whatever the vegetable garden has to offer. In early August, the aubergines are ready. The leeks are still small, but just right for the house speciality she's making later. The Misana sisters don't cook together very often, but pickling vegetables for the coming colder months is something they all get together for. No, però no, Luigina, perché sennò vai nel tavolino raggiunge. Allora, no cantare, prego, no che già Luigina, dobbiamo piangere con la cipolla. Così oggi piangi tu un pochino. Tanto per cambiare, lavori peggiori, tu sei quella più giovane, no? Sei quella più giovane, sei il Quando Vasco mai? Brass, come ti dice Silvano, e tu fai, esegui gli ordini. Carrots, onion, celery, leek, and fat cut from ham are chopped for the Friulian speciality, pesta di Fagagna. La prossima volta però che ti viene in mente di farlo così, pestato, fai affilare i coltelli perché sennò io me ne vado, mi rifiuto. Va bene, d'accordo. There's no doubt about who rules in this kitchen. Tanto comandi sempre tu, hai sempre ragione tu. Magari. Oggi il capo sono io, va bene? Il capo della cucina sono sempre io. The fat and vegetables are mixed together, and rosemary, sage, salt, cinnamon, pimento, and plenty of pepper are added. Abbiamo fatto abbastanza? Sì, dai. The fat preserves the aromas and flavors of the garden. Pesta di Fagagna can be eaten pure as a spread and is also an all-rounder for flavoring all sorts of other dishes. In realtà sono poche le famiglie che ormai lo fanno, appunto perché diciamo che è una cosa un po' desueta, però appunto è una di quelle ricette che sono state riscoperte e a cui appunto la gente è incuriosita da queste ricette antiche, se vogliamo così chiamarle, perché appunto hanno i sapori di una volta. The Tagliamento is the last large wild river in northern Italy. Nature has forged the waterway that flows through Friuli for 170 kilometers, from the Alps to the Adriatic. In early August, the river runs low, but when the snow melts in the mountaintops, it becomes a powerful force. Meduno, a small town in the mountains. Here, an almost forgotten traditional recipe is being kept alive. For 40 years, Filippo Bier has been lobbying for the pitina sausage to be appreciated once again and recognized as a high-quality product. With his pitina, he wants to encourage his customers' tastes for a true and high-quality experience. Questo è un prodotto che, diciamo, una volta lo mangiavano perché avevano solo questo, però è anche molto apprezzato ai giorni nostri dai
dei palati, diciamo, anche giovani, perché ai giovani piace moltissimo la pitina e addirittura, diciamo così, quando mi incontrano, no, sono tutti entusiasti, conosciamo la tua pitina, vogliamo comprarla, no? Ed è una bella soddisfazione che abbiamo ripreso dopo tanti anni che addirittura si rischiava di perdere questa produzione. After Filippo has put the goat's meat and pork through the meat grinder and seasoned the mixture, he works it with expert fingers. Then he pours red wine over the meat, which gives the pitina its special flavor. The pitina was invented 125 years ago in mountain huts around Friuli. As there were no animal intestines to put the meat into, it was rolled in polenta flour. Smoked, the pitina lasts for several months. Pitina is a little like salami, but much softer and melts in the mouth like butter. Ehi, ciao Carolina, allora come sei? Aspetta Ciao Filippo. Carolina Messana has come to see Filippo. They belong to a group of gourmets that dedicate themselves to the preservation of traditional products. Pitina is one of them. Carolina. Grazie mille. Senti che profumo? Buonissima, mamma mia. Silvano, Carolina's husband, breeds geese on the Messana farm. He looks after them and ensures that they grow healthily. For the holidays, they are already sold out. Silvano also makes a very delicate cured meat from the goose. It's an important source of income for the farm, alongside their other products. As a trained butcher, Silvano also makes himself useful in the kitchen. The vegetables and fat the sisters have prepared for the pestat di fagagna now needs to be packaged. They put it into the sausage maker and use intestines for the casing. Pestat di fagagna has long been a way for the farmers of Friuli to store food. Piano, piano. Only since these old, traditional dishes have enjoyed their revival is it possible to order pestat in restaurants. Just as with sausages, the intestines are tied up to keep the portions equally sized. So the pestat can mature, there shouldn't be air bubbles inside. Silvano pierces it to let out air and water. Before it's served, the pestat needs to be dried and hung. Their storage room is cool, dark and dry. Here, it will hang for several months. Gli ultimi due, silvetto. E adesso andiamo a farci fare una buona pasta asciutta. Perfetto. The interplay between dry mountain air and moist sea breeze from the nearby Adriatic creates an optimal climate around the city of San Daniele, ideal for making the world-famous San Daniele ham. Carolina wants to find out more about a ham that the sisters gave to a professional ham processor. As maturing the ham is extremely laborious and complicated, the Messana sisters leave theirs to the professionals. A San Daniele ham has to mature for at least 13 months. Renato Molinaro is one of the masters of the San Daniele ham. The joints that were brought here a year ago now undergo the special procedure, the so-called stuccatura, where the ham is sealed with rice flour and pork fat. Il prosciutto è molto dolce, è un prodotto dolce, le carni rimangono belle rosate e con la stagionatura poi
facendolo anche la stagionatura in modo naturale, quindi aprendo le finestre, facendo circolare l'aria e unendo appunto le brezze del mare con quelle della collina, riusciamo ad avere questi profumi che difficilmente si trovano in altri prodotti. Alongside the stuccatura, the ham is salted, rinsed, brushed and dried. The quality processing is a fine craftsmanship. Renato, è arrivata Carolina. Ciao Renato. Ciao Carolina. Vuoi che lo proviamo? Magari. With a sharp bone from a horse's thigh, he tests the aroma. Che mi sembra che sia abbastanza buono, manca ancora qualche giorno. Adesso ti faccio assaggiare com'è. Sì. Senti che profumino, già la collina. Ancora qualche giorno e poi puoi mangiarlo. Bene, così mettiamo una fettatrice. Perfetto. E via. Sentite, vi avevo portato un regalino, un pestat. Al pestat? Sì. Che così buono. mangiate anche qualcos'altro, non solo Senti che prosciutto. profumo di verdura. Sentiamo. Perfetto. E via. Over the years, storks have settled in Fagagna, not far from the sisters' farm. In the midst of this nature reserve, a bird oasis is flourishing. In addition to the many geese, there are several pets on the farm. The donkey is Luigina's nephew's favorite. Tu facciamo su. Piano! Dai, fai ancora uno, vediamo se ti viene meglio. Basta, finita. Allora, adesso io metto un po' di questa e tu mi metti un po' alla volta quella lì. Adesso mescoliamo tutto e impastiamo. Margherita is preparing a quick lunch with Ricky, her sister Manuela's oldest son. Pasta is served at least once a day, as is common in any Italian kitchen. Bravo. Margherita makes the pasta dough herself, an honored task, and Ricky is learning. Gira tu. Quella c'è. Ancora. Dura? No. Today, bleks are being made, best translated as scraps. The dough must not be too thick, but neither too thin. Sì, aspetta, la prossima la tagli tu. Aspetta. The bleks are either torn by hand or cut haphazardly with a knife. They are a typical Friulian pasta variation. Tanto col pestat. Yeah. For the sauce, they are using an aged pestat from the previous year. Margherita uses it a lot, as it can be added to most foods. Due to the pestat's high fat content, it doesn't need to be fried in oil or butter. To make it a little more colorful and boost the flavor, Margherita is adding her homemade tomato sauce. The bleks are cooked within a few minutes. However, it's not easy to accommodate the three sisters' differing tastes. Lei ad esempio non tollera il peperoncino, l'altra sorella sì, assolutamente lo vuole. Poi una non piace un tipo di pasta, un formato, l'altra non mangia certi tipi di carne, insomma bisogna sempre trovare un compromesso. Alla fine io non faccio mai quello che piace a me, questo è sicuro. Dai Ricky. Sì. Metti, andiamo a Ricky. Dai piatti. All the sisters, their husbands and children gather around the table, and they're all hungry. The question of tomorrow's dinner is brought up. È sempre quella. Maiale, lo conoscono già tutti. Abbiamo questi nostri amici ricchi che vengono a trovarci e dobbiamo fare qualcosa di tipico, qualcosa di speciale, di nuovo per loro. Sì, potremmo fare il filetto di maiale in crosta di sesamo. È quella ricetta che vedevamo, guardavamo l'altro Una maiale, è sempre quella. Quella col prosciutto di San Daniele? Sì, quella. Allora, facciamo l'occa e magari sempre col prosciutto di San Daniele
Ma dai, non si è mai sentito l'oca col San Daniele? Appunto, facciamo una cosa nuova. Secondo me no. Facciamo una prova. Facciamo una prova. Facciamo una prova, anzi, la facciamo sempre in crosta di sesamo e col prosciutto di San Daniele. Sì, dai, facciamo una cosa nuova. Secondo me non c'entra niente né il prosciutto di San Daniele né tantomeno il sesamo. San Daniele ci sta bene. Ma io direi che It will take a little longer for the sisters to agree, but they still have until tomorrow. Sì, c'è l'albero raggiunto. Next to the large vegetable garden and barn, there is an orchard on the sisters' farm. The Zeuka apples come from the valley of the same name in Friuli. It's an old type of apple that is no longer found in supermarkets. The apples are crunchy and have a well-balanced flavor. Allora, oggi facciamo quella ricetta che ti avevamo suggerito, proviamo a fare con l'orzotto, no? Sì. Quindi io adesso comincio ad affettarla. Filippo has brought some pitina. He's always creating new recipes that have pitina as a main ingredient. Questa qui è stagionata, no? Ha più di 60 giorni e quindi è perfetta per fare dopo l'orzotto che facciamo noi. in realtà no, e soprattutto l'ho sempre usata fresca, mai stagionata. Invece la pitina si può mangiare proprio cotta. Una volta ci sono diverse ricette oggi come oggi che si possono fare, ma proprio i nostri vecchi, essendo un piatto molto povero, e quindi questo piatto anche si incominciava a mangiare subito, non si aspettava che si stagionasse molte volte. Senti Filippo, Dimmi. guarda che belle mele che mi ha portato stamattina Silvano. Sì. Mela zeuca. Secondo te se proviamo a metterla dentro con la pitina? Ah beh, sarebbe una bella cosa. Qualche sarebbe fettina alla un'innovazione, fine. perché l'acidità della mela ti dà forse esalta ancora meglio il Provo piatto. a tagliare un po'? Sì, prova a Oh, pulirla dai. un pochettino. Facciamo questa prova. Che profumino. The patina is chopped into small pieces and added to glazed onions, briefly fried in butter. The shepherds used to eat it with polenta and salad, a simple meal, all they could afford. Senti che profumo? È pronto, adesso possiamo aggiungere l'orzo, no? Sì. Filippo has modernized many patina recipes. Today, it's barley and patina. In bocca, quando si assapora questa pietanza, proprio sentire l'orzo che rimane ancora duro, quindi anche la pitina, il pezzettino di carne di pitina masticato assieme, ti dà una sensazione bellissima in bocca, no? E quindi riesci ad apprezzare molto bene entrambi i sapori di questo piatto. Finally, the Zeuka apple is added and stirred into the mixture. It has to cook on a low flame for half an hour. In the early morning, the cows come down from the meadow pastures at the foot of Monte Zoncola, not far from the Italian-Austrian border. Renato Cortani is herding his 30 dairy cows to the mountain huts to be milked. The grey-brown cows are an old breed that has adapted to the harsh conditions in the mountains. They are tough animals that live longer than their modern, mass-farmed cousins, although when it comes to producing milk, they cannot compete. Yet the quality of their milk is perfect for making cheese. Filippo sets off early to make sure he gets up the hairpin turns leading to the mountain hut. He still needs to get a few ingredients for the dinner he's making with Margarita this evening. The route takes him through several tunnels and over a pass to Monte Zoncolan, which is 1,750 meters high.
Renato, io avrei bisogno di una forma di ciuccio di formaggio, me lo do tu? Pronto! Allora, Nin. Renato makes fresh and smoked ricotta, as well as montasio, a typical Friulian hard cheese. Pronti! Ecco, allora qua mi hai dato una casei, una forma Ecco di qua. stagionadis. Tanti mai, quanto tempo ha questo qua? Appena fatta all'inizio. Guarda che bella forma. 2 mesi. Beh no, perfetto allora. Allora andiamo su a pesarlo questo Sì. qui. Ok, bene allora, dai. Via. The way to the Misana sisters takes him along the Via dei Mulini, the mill road, where one of the oldest mills in Friuli still stands. The mill dates back to the 15th century. The cast iron cogwheels were carefully modernized. They have handmade teeth made of wood. Cristian Zorato is the miller who produces organic wheat and corn flour. Industrial machinery is out of the question for him. The corn is ground by granite stones that weigh in at 100 kilograms. As the stones grind slowly, the corn doesn't get hot, and the valuable bacteria it contains is not destroyed. Ciao Cristian. Allora come stai? Bene? Grazie. Visto che hai fatto la farina qua, noi dobbiamo fare il Toit in Braida lì da Carolina. Allora sono venuto da te a prendere proprio questa farina che è la migliore che possiamo trovare. Perfetto. The polenta flour contains natural minerals from the granite, which makes it easier to digest. Grazie di tutto e verrò a trovarti di nuovo. Sai? Ciao. Ciao. Margherita stirs the freshly ground corn flour into hot, salty water. Stai girando ancora, Margherita? Eh sì, bisogna continuare a girare per tutto il tempo che ci vuole, perché per fare una buona polenta ci vogliono almeno 40 minuti. Il segreto è tutto là. Una cottura lenta e lunga. E poi soprattutto bisogna mescolare, altrimenti si attacca, no? Margherita livens up the polenta with cheese from the mountain hut to make a delicious starter. Oh, vedi che bene. Va bene così, Margherita? Non ho messo metà? Sì, sì, benissimo, benissimo. Ok, benissimo. Adesso bisognerà mettere la ricotta dentro, no? Questo poi si addenserà ancora un po' raffreddandosi. The cheese, milk and butter sauce is stirred until it becomes a thin cream. Then the polenta and the cheesy cream are added straight onto the plate. On top goes the morchie, a mix of polenta flour and hot butter. And finally, a few flakes of fromati frant, cheese made from unpasteurized milk from the mountains. Salute! Salute! Friends have arrived on the farm. With Filippo and Carolina, they make up the gourmet group. As a starter, San Daniele ham is served with grissini breadsticks. Il prosciutto si mangia il panino. È l'unico cosa che... Sale ti serve? Margherita and Luigina are busy preparing the main course. They're making their recipe suggestion of goose with sesame. The goose breast is only briefly fried. Aspetta che guardo. Non male, non male. Proviamo. Margherita is wrapping wafer-thin ham around the goose breasts. Ma non c'è un po' troppo prosciutto? No, deve essere avvolto bene come un pacchettino, perché poi dopo si ritira in cottura un po' il crudo. Abbiamo la sapidità del prosciutto crudo, che è sufficiente a salare tutta la pietanza, anche se comunque, appunto, come dicevo prima, non è accentuata, perché il crudo di San Daniele non è troppo salato. The little ham packages go into the oven on a medium heat for 20 minutes. Time for the starter, touch in braida, and the obligatory salute with a local red wine. Viva, viva, viva! Alla fine voleva rosso lei, no? Sì. The friends get together regularly to talk about old recipes and dishes. They want to raise awareness for the unprocessed original nutritional products.
Diciamo che è come se mi portassi dietro il bagaglio delle esperienze, il bagaglio della tradizione, di quello che cucinavano le nostre nonne, le nostre bisnonne. Quindi, considerando che sono anche piatti che ormai si cucinano molto poco, mi sento anche privilegiata in un certo senso a poter fare da traino verso il futuro, diciamo così, perché altrimenti sono piatti che potrebbero anche scomparire, chi lo sa. As long as they are mouth-wateringly prepared, these dishes can be certain of a future. That is something even the sisters can agree on.